È curioso che nei primi 20-30 anni del XX secolo diversi compositori abbiano ricorso come elemento ispirativo a delle fiabe scritte nel 1700 da Carlo Gozzi. E i compositori sono Busoni con Turandot, Puccini con la stessa opera, Casella con La donna serpente, Prokofiev con L'amore delle 3000 arance e Enze con Il re cervo. Perché questa idea, questa necessità, perché sembra quasi una necessità? In realtà anche nella musica sinfonica avviene questo, perché lo stesso Stravinsky comincia a guardare con Pulcinella, con il suo balletto, e rivederlo con l'ottica del Novecento. Questo secondo me è per darsi un terreno solido. Quegli anni, soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale, sono anni difficili, sono anni di smarrimento, la società, l'economia non sa dove guardare, quindi probabilmente anche i compositori e Puccini, guardandosi alle spalle, probabilmente vogliono cercare un nuovo modo di dire qualcosa di nuovo, di moderno, ma senza essere disconnessi dal passato. È come darsi un imprimatur. Io guardo dietro e proprio perché faccio questo riesco a scrivere qualcosa di nuovo. C'è sempre questa esigenza nei compositori. Devo essere capace di scrivere una fuga nello stile di Bach se voglio poi scrivere una fuga nello stile dodecafonico. Probabilmente anche Puccini ha sentito questa esigenza. Penso abbia pensato, è mia responsabilità mostrare una nuova direzione dove portare l'opera. E come posso farlo senza rinnegare la mia italianità e nello stesso tempo mostrare un nuovo sentiero per l'opera del Novecento? Quindi il guardare indietro a Gozzi può essere rassicurante. Ci sono delle grandi ricerche timbriche di orchestrazione compositive in Turandot. Ogni tanto, come dire, penso a certe atmosfere debussiane, penso a certo Stravinsky. Lui è stato uno dei pochi ad apprezzare e a prendere le difese del Sacre dopo il 1913. Quindi diciamo che Puccini non è come dire, l'archetipo del compositore melodrammatico italiano che non si interessa di dove anche la musica strumentale, ballettistica sta andando, in che direzione. Certe atmosfere rarefatte, penso alla preghiera alla luna, veramente sembra un qualcosa legato all'atmosfera francese dei primi anni del Novecento. Altre, diciamo, influenze ci sono nelle parti corali non direttamente legate alla scuola russa. Penso soprattutto alle ultime opere di Rimsky-Korsakov, La leggenda della città invisibile di Kitesh. Non trovo tanta russicità, però trovo l'esigenza di fare e di comporre dei grandi quadri corali. E allora questo probabilmente è il tributo che Puccini paga alla grande tradizione russa, cioè non tanto cercare di rivederla, riproporla, ma il concetto che in una fiaba il coro, il popolo ha una grande importanza. C'è una grande svolta nel modo compositivo pucciniano con La fanciulla del West, che poi viene impreziosito e sviluppato nel trittico, e il trittico viene seguito da questa Turandot, che poi risulterà essere l'ultima opera pucciniana. In realtà quando Puccini comincia a scrivere Turandot non sa che sarà la sua ultima opera. Quindi lo sviluppo di Turandot è abbastanza organico, segue più da vicino chiaramente il trittico che non La fanciulla del West, in un atto già completamente inserito nel Novecento, e Turandot lo è addirittura di più. Ci sono degli elementi di dissonanza, cercando di raffigurare musicalmente un luogo esotico, la Cina. Però non è soltanto un espediente tecnico, come dire, pittorico, ma è anche un espediente tecnico-musicale, dove però la dissonanza, l'asprezza timbrica comunque è sempre al servizio di una cantabilità italiana. Il problema della fine di Turandot, che ha
occupato Puccini negli ultimi 3 anni e mezzo della sua vita, necessitava una soluzione, o una soluzione drammaturgica e quindi una soluzione musicale, o un cercare comunque di trovare la quadra di una donna assolutamente cinica, come una mantide religiosa che ammazza tutte le persone che tentano di avvicinarsi a lei, e che dopo il sacrificio di Liu e dopo un bacio di Calafi immediatamente diventa la più calorosa amante. E probabilmente questo che non piaceva a Puccini, non lo convinceva, lui che è stato sempre uno che ha saputo scandagliare nell'animo umano musicando i sentimenti reali. Com'è possibile questo cambiamento, questa trasformazione? Io credo che l'unico che avrebbe potuto finire l'opera in maniera convincente sarebbe stato proprio Puccini. E si apre qui il grande dilemma: è meglio presentare un'opera in forma completa anche se non è stata completata dall'autore, o è meglio fermarsi a questa incompiutezza che comunque dice tanto? Io non sono mai stato convinto dalle 2 fini di Alfano, quella più estesa, quella tagliata da Toscanini, tagliata tra l'altro anche in maniera abbastanza consistente, o quella assolutamente rispettabilissima di Berio, però si sente uno stacco stilistico e una comunque non risoluzione drammaturgica, o perlomeno non quello che probabilmente avrebbe immaginato Puccini, che non mi ha mai convinto. Non sono mai riuscito a capire questo trionfalismo nella versione di Alfano o questo spegnersi nella versione di Luciano Berio. Sono tutti tentativi assolutamente rispettabilissimi e fatti con grande puntigliosità e anche con grande qualità. Però credo che finire con questo trenodia funebre che segue la morte di Liu, che è l'unico personaggio che ha dei sentimenti veramente umani in tutta l'opera, gli altri sono un po' archetipi dell'eroismo, del cinismo, della vendetta, sia una cosa molto struggente e che permetta allo spettatore di pensare al fatto che comunque una morte per sacrificio potrebbe causare un grande cambiamento. Così facendo non do nessuna risposta, però permetto che la fantasia possa volare e possa ognuno finirsi la Turandot come meglio crede. Però diciamo che finire con questo momento veramente magico, forse uno dei momenti più alti che Puccini ha raggiunto, tra l'altro in una tonalità insolita, mi bemolle minore, che è una cosa tecnica, ma per gli spettatori può essere utile sapere che viene utilizzata pochissimo, perché è una tonalità che non suona bene negli strumenti ad arco, perché non sono intonati con quella tonalità, che rischia di essere non facilmente intonabile dagli strumenti a fiato. Ecco, questa tonalità triste, tragica, non lugubre, ma quasi rassegnata, penso che possa probabilmente servire meglio Puccini. È una mia opinione, però è stata abbracciata anche da Stefano Poda e quindi cerchiamo di portare lo spettacolo in questa direzione.